Salve a tutti amici di Passion for Fun e bentornati. Oggi recensiremo Toma Shiba, o Kimo del Cielo se preferite, della linea Chodan Kado della Sentinel. Ci vediamo dopo la intro. Questo modello era previsto originariamente in uscita per settembre 2021, ma dopo numerosi rinvii è uscito in Giappone solamente il 15 gennaio 2022 per 15.000 yen. L'estetica della scatola, come le altre, vede l'alternanza del nero con il colore del samurai, in questo caso un blu scuro. Al suo interno andremo a trovare i due blister. Il primo contiene il personaggio e i pezzi dell'armatura, cioè l'elmo, gli spallacci, le sezioni del pettorale, i bracciali, le varie placche del cinturone, i gambali e le protezioni per i piedi. Il secondo blister è interamente dedicato agli extra. Essi comprendono le mani intercambiabili, i volti e le parti per i capelli quando indossato l'elmo, assieme all'arco e alla freccia, alla placca posteriore per tenere l'arco sulla schiena e le parti per il totem. Il libretto di istruzioni contiene la lista dei pezzi inclusi e i passaggi per montare la corazza e sostituire gli accessori, oltre a includere diverse immagini promozionali. Ed ecco come si presenta una volta fuori dalla scatola. La qualità della verniciatura è impeccabile sia per resa estetica che per assenza di difetti. Inoltre, la somiglianza all'anime è semplicemente incredibile, sia nelle proporzioni che nello sculpt. Ricordiamo che questa Chodan Kado di Kimo della Sentinel è alta 16,5 cm e per farvi capire le sue dimensioni effettive con un raffronto lo potete vedere qui esposto accanto al Mid Cloth XD 6 di Pegasus V3 Final Bronze Cloth che abbiamo recensito e che trovate sul nostro canale, che misura invece 18 cm. Inclusi ci sono 4 volti e il primo già montato sul personaggio è serio con gli occhi aperti. Il secondo invece guarda leggermente di lato e sorride. Il terzo è il classico volto action. Il quarto ed ultimo è da usare solo con l'elmo ed è serio con gli occhi aperti con la maschera protettiva sul viso. Per quanto riguarda le mani, ne sono incluse 7, di cui un paio con i pugni chiusi, un paio con i palmi del tutto aperti, un paio per reggere rispettivamente l'arco e la freccia, ed una mano a pugno interamente coperta dalla protezione per la mano che scocca la freccia, tipica delle corazze samurai, e inoltre inclusa un'altra placca protettiva da poter usare liberamente su una delle altre mani, alle quali si possono comunque applicare le protezioni standard. Ecco come si presenta il totem una volta montato. Puntualmente anche questo totem sembra uscito dall'anime tanto è fedele ed il montaggio non ha comportato nessun problema grazie ad un aggancio diverso adottato per il gonnellino e per via del fatto che la placca frontale del cinturone fa parte del blocco del pettorale. Come sempre vi ricordiamo che per semplificarvi la vita nel montaggio vi suggeriamo di smontare le braccia, montare tutto il resto, fra cui gli spallacci, e riattaccarle solamente alla fine anche se ciò non è indicato nelle istruzioni. Ed ecco come si presenta Kimo una volta indossata l'armatura del cielo. In questa prima posa lo potete vedere ritratto allegro mentre regge l'elmo con il braccio destro e ha l'arco riposto sulla schiena. Questa posa lascia trasparire la natura tranquilla del personaggio che riflette sempre prima di agire. La realizzazione anche in questo caso è semplicemente perfetta.
In questa seconda posa, Kimo si accinge a lottare, con l'arco in pugno e la mano destra volta a prendere dalla faretra la freccia da scoccare, e per l'occasione abbiamo usato il volto action assieme al ciuffo che fuoriesce dall'elmo. Se già gli snodi di Sami erano solidi, quelli di Kimo sono addirittura più resistenti, al punto che al confronto le articolazioni di Ryo sembrano davvero un esperimento mal riuscito o un tragico errore. In questa ultima posa, Kimo si appresta a lanciare la sua tecnica finale, cioè il Shinku-Ha, letteralmente onda del vuoto, e resa in italiano solo come potere del cielo. Per rimanere fedeli alle fonti, abbiamo adottato il volto con la maschera protettiva e abbiamo adoperato la mano che regge saldamente la freccia. Qua davanti possiamo vedere i 3 samurai usciti fino ad ora, con le rispettive proporzioni rispettate fedelmente. Grazie a quest'ultima uscita siamo ad un passo più vicino ad avere il gruppo dei 5 samurai al completo. Ora invece vedete affiancati i rispettivi totem, dove balzano all'occhio tantissimo i magnifici colori delle corazze, che fanno risaltare ulteriormente l'ottimo lavoro svolto nella colorazione. Mettendo infine a confronto le 3 uscite, passiamo alle conclusioni finali. La lunga attesa per avere Kimo del cielo è stata ampiamente ripagata da un prodotto che risulta all'altezza delle aspettative e che sorprende dal lato della stabilità, grazie a degli snodi notevolmente irrobustiti. Lo sculpto e la colorazione sono impeccabili e da soli varrebbero il prezzo elevato del modello se solo non mancassero, come detto in precedenza, una base espositiva, un volto action con la maschera e magari anche un effect part. Per questa serie di motivi ci sentiamo di dare al modello un voto di 8,5. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito, ricordatevi di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di condividere la nostra recensione. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto!